Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Qualche giorno fa vi ho fatto conoscere la livella laser della Lasgo, la piccolina, che ho utilizzato per fare lavori nel mio laboratorio, che vi è piaciuta tantissimo, ma che aveva più di 700 recensioni positive, quindi per questo ho deciso di farvela vedere. Ma per chi ha esigenze più particolari, oggi vi faccio conoscere un'altra livella laser, sempre della Lasgo, modello LG30. Beh, questa ha 548 recensioni positive su Amazon. Un prodotto interessantissimo con 3 torrette, quindi 12 linee. E che dire, la mettiamo sul bancone, vi faccio vedere come funziona, quello che viene dato in dotazione, le sue caratteristiche, eccetera. Link giù nel primo commento e nella descrizione e probabile codice di sconto. Ora cominciamo. E allora, prima di iniziare, come piace a me, quando i prodotti hanno queste recensioni, voglio farvi vedere direttamente quello che troverete sul sito di Amazon. Vi lascerò il link per andare a dare un'occhiata, ma guardate ragazzi, 548 voti, 548 recensioni, quasi con il massimo delle stelle. 152 euro già scontato del 5%, è possibile applicare anche un coupon di sconto di 30 euro cliccando su questa casellina direttamente sul sito di Amazon. Abbiamo anche alcune fotografie sull'inserzione che ci fanno capire alcuni dettagli. Quindi per esempio viene venduta con 2 batterie che garantiscono 20 ore di lavoro. Abbiamo la possibilità di utilizzarla con l'autolivellante oppure possiamo utilizzarla manualmente, questo ve lo farò vedere fra poco. Una protezione IP54 da polvere, quindi anche impermeabile, e le 3 torrette permettono di avere questi raggi incrociati, quindi 360 gradi per 3, sia in orizzontale che in verticale, questo lo vedremo pure. Ok, i dettagli che sono scritti su Amazon sono veramente pochi, quindi ve li faccio vedere direttamente guardando la nostra livella e tenendola fra le mani. Allora, viene venduta all'interno di questa scatola e all'interno della stessa troviamo questa valigetta fatta davvero molto bene, con questo materiale imbottito che la protegge. In dotazione troviamo questo supporto che serve per poter regolare l'altezza di eventuali controsoffitti eccetera, un cavo USB per ricaricare le batterie, un libretto di istruzioni scritto anche in italiano e poi troviamo quello che è già montato nella nostra livella, quindi questo supporto che ci permette di avere delle regolazioni quasi micrometriche sia in alto e in basso che per quanto riguarda l'avanzamento e anche la rotazione, solo che queste ultime non sono regolazioni micrometriche, bisogna svitare questo pomellino e fare una regolazione manuale. Una volta posizionata nel modo che ci interessa, poi grazie a questi pomelli possiamo sollevare ed abbassare. Solitamente questo tipo di supporti, ma di prezzo più elevato, hanno anche una regolazione che permette la rotazione e l'avanzamento. In questo caso abbiamo solo questa regolazione. È possibile fissarla a eventuali cavalletti con 2 tipi di attacco e nella parte posteriore abbiamo anche 2 forti magneti. Vi faccio vedere come sempre con una chiave inglese. Una volta posizionata nella parte posteriore, la nostra livella rimane fissata sulla parte in metallo, quindi possiamo utilizzarla in questo modo, oppure possiamo utilizzare un chiodino oppure una vite o un gancio per poterla appendere grazie a questo forellino. Ma ora guardiamo come è fatta la nostra livella. La rimuovo dal supporto e guardiamola esternamente. Allora abbiamo questo vano per le batterie, è possibile aprirlo semplicemente aprendo questa linguetta. Troviamo una delle batterie in dotazione, entrambe le batterie hanno il tastino per verificare il livello di carica, questa è una cosa importante. Qua troviamo anche un O-ring per poter permettere l'impermeabilità della livella e qua abbiamo pure questa spugnetta che preme contro la batteria e evita di avere fastidiosi rumori. Una piccola attenzione che su altre livelle non ho trovato. Etichette con informazioni, la torretta con questo materiale plastico che protegge tutta la parte più delicata, quindi 1, 2 e 3 che hanno una proiezione in orizzontale e 2 in verticale. Questo è il tastino di accensione che adesso vedremo e tutto quello che vedete di colore grigio è gomma. La gomma nelle livelle serve sia a proteggerla da eventuali urti, ovviamente urti leggeri, in una livella che cade solitamente potrebbe anche stararsi, ma serve anche per tenerla saldamente fra le mani, soprattutto se si è in cantiere o si utilizzano i guanti. In questo modo abbiamo una presa con un grip maggiore, quindi ci assicura che non ci scivoli dalle mani. Allora mettiamola in funzione. Per poterla accendere il modo classico è quello di fare scorrere verso dietro questo tastino. In questo modo avremo un autolivellamento se posizionata su un piano che non abbia un'inclinazione maggiore di 4 gradi, perché fino a quando la incliniamo fra 1 e 4 gradi si autolivella. Superando questo margine poi non si livella più e quindi, come vedete, inizierà a lampeggiare per segnalarci che abbiamo superato i 4 gradi. In questo modo invece posizionata perfettamente avremo questa proiezione e quindi avremo questa linea e questa linea che saranno una perfettamente verticale e l'altra perfettamente orizzontale. Per poterla invece utilizzare in modalità manuale, quindi con una proiezione fissa evitando che lampeggi, possiamo metterla in posizione intermedia.
Fissandola quindi su un supporto avremo la possibilità di fissare per esempio delle piastrelle o altro, per esempio dipingere anche una parete, tutto quello che ci interessa, con un'angolazione che non sia autolivellata, ma che sia proiettata con l'angolazione che ci interessa. Poi abbiamo la possibilità anche di accenderla, quindi in questo modo, mentre diciamo non abbiamo nulla di selezionato, e qua però abbiamo questa luce rossa che ci avvisa che è stata accesa in questo modo. E quest'altro tasto invece serve per poter utilizzare eventuali ripetitori, quindi un dispositivo nel quale viene proiettato il raggio laser che a sua volta poi indica qual è il livello giusto, un sistema che poi prima o poi vi farò vedere. Premendo quindi questo tastino, come vedete, si abbassa la luminosità, perché in questo caso va ad impulsi, voi non riuscite a vederlo, non riesco a vederlo nemmeno io, però sono degli impulsi che poi il ricevitore appunto riceve, emette un segnale e quindi ci fa capire che è all'altezza corretta. Per poterlo disattivare basta premerlo nuovamente. Ovviamente possiamo anche scegliere quale torretta accendere, in questo caso sono tutte e tre accese, ma premendo questo tastino possiamo decidere di accendere oppure spegnere una di queste oppure spegnerle tutte e tre. Diamo anche un'occhiata al manuale di istruzioni, come vi dicevo scritto in italiano con diverse pagine con tantissime indicazioni, avvertimenti sulla sicurezza e tanto altro. Da questa parte abbiamo questa tabella con tutti i vari riferimenti, con i tasti eccetera, anche sulla batteria che adesso vedremo per bene da vicino. Queste sono tutte le indicazioni con tutte le varie funzioni e i vari componenti della staffa, ma andiamo ancora avanti e vediamo, perché abbiamo pure le caratteristiche tecniche, abbiamo pure le domande più frequenti, e da questa parte 3 anni di garanzia, e da questa parte vediamo le caratteristiche. Quindi abbiamo una sorgente luminosa proveniente da ben 3 diodi laser, una distanza massima raggiungibile di 30 metri che si abbassa a 20 metri con la modalità ad impulsi, e con il ricevitore laser di cui vi parlavo da utilizzare con la modalità di impulsi possiamo raggiungere fino a 100 metri. Ovviamente la modalità di impulsi si utilizza sia per raggiungere distanze elevate che per poterla utilizzare quando c'è molta luce, perché tutte le livelle laser, anche quelle più costose, con la luce del sole praticamente non si vedono. Qualcuna, se molto luminosa come questa, se c'è un penombra o un poco di luce, allora si vede, ma se è una zona colpita direttamente dai raggi del sole non si vede assolutamente. Per quanto riguarda la precisione di livellamento, anche in questo caso è molto precisa, almeno sulla carta abbiamo un massimo di margine di errore di 0,3 su un metro, più o meno 0,3. Invece la gamma di autolivellamento, come posizionamento vi dicevo poco fa, deve essere tra 1 e 4 gradi. Qua abbiamo pure qualche indicazione che non sono caratteristiche tecniche, ma alcune indicazioni sulle funzioni del LED, quindi in caso di batteria scarica oppure raggi lampeggianti nel caso in cui non sia posizionata in modo corretto, quindi superiamo i 4 gradi. La batteria da 7,4 volt, 2600 mAh. Ora togliamo la batteria, vi faccio vedere pure la batteria sotto carica, quindi si inserisce il cavo USB tipo C che viene dato in dotazione, ma un qualunque cavo USB va benissimo, che sia ovviamente USB tipo C, collegato anche ad un caricabatterie di un cellulare. In questo caso, come vedete, si sta caricando. Inizialmente indicherà un livello basso di carica, in questo caso la batteria è carica quasi al massimo, quindi in breve tempo raggiungerà il livello massimo di carica. E poi possiamo consultare, come vi ho fatto vedere poco fa, premendo questo tastino. E allora, adesso ho posizionato le due sorelline, quindi il modello precedente e il modello che sto recensendo adesso, sulla valigetta, in modo da proiettare il raggio laser sulla porta che abbiamo di fronte. Salutiamo anche gli amici maker, come facciamo ogni volta che inquadriamo la porta. Voglio farvi vedere che i due raggi laser praticamente sono perfettamente allineati, quindi paralleli. Allora, mi avvicino alla porta e vi faccio vedere che il parallelismo non ho voluto sovrapporlo apposta, ragazzi, perché altrimenti non sareste riusciti a rendervi conto, ma mettendolo in questo modo riuscite a vedere che la distanza è praticamente costante fino a giù, anzi non praticamente, è costante fino a giù. Ora se io zoom si riesce a distinguere meglio, se mi allontano sembra una sola linea, ma guardate, abbiamo la stessa perfetta distanza, quindi perfettamente parallele dalla parte alta alla parte bassa. Bisogna zoomare, altrimenti la sovraesposizione non lo fa capire, però ci rendiamo conto. Adesso mi allontano, ne muoverò una, in modo da farvi vedere che è tutto onesto e sincero. Quindi ne sposto una, poi la riavvicino, vediamo se riesco a sovrapporle. Ok, sono quasi riuscito a sovrapporle, quindi adesso abbiamo praticamente una sola linea, guardate, sia da sopra che fino in basso, quindi perfettamente allineate, entrambe perfettamente livellate,
abbiamo un'unica linea, in realtà sono due, lo capite da questa parte che ci sono le due linee orizzontali, e anche dal tetto, perché poi si divide. Quindi entrambe perfettamente allineate. Perfetto. Se non inciampo andando indietro. Va bene, quindi come avete visto, entrambe le livelle proiettano sulla porta di fronte e sono perfettamente allineate. E come avete visto ragazzi, mi sono limitato a fare solo una prova. Per quale ragione? Perché già per questa vi ho fatto tutte le prove necessarie. L'avete comprata in tantissimi, come lo so, perché dal link di affiliazione ho visto che l'avete comprata davvero in tantissime persone, addirittura per un certo periodo è finita, quando è tornata disponibile avete ricominciato a comprarla, sempre dal mio link di affiliazioni. Se non fosse andata bene, in tantissimi sareste tornati a scrivere giù sotto al video che questa livella vi ha deluso. E invece nessuno, non in pochi, ma nessuno si è lamentato. Dimostrazione il fatto che ha tante recensioni positive su Amazon. Per questa la stessa cosa. Mi riprometto di fare qualche altra prova, ma non preoccupatevi, perché sta arrivando la recensione del modello ancora più evoluto di quest'altra. Quindi per ora questa andrà appesa al posto di questa, che mi ha fatto compagnia in tutto questo tempo nella mia parete dall'altra parte. Ora vedrete quest'altra e poi vedrete anche l'altra, quella nuova. Quindi ragazzi, vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione. Se vi è piaciuto questo prodotto approfittate dello sconto già presente su Amazon e se riesco anche di un codice di sconto che cercherò di farmi dare. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace cliccando qua sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!